A casa da sola, a casa da sola. È domenica sera. I miei genitori sono partiti per il weekend. Hanno deciso di portare in viaggio mia nonna. Abita da sola e, col tempo, ha iniziato a uscire sempre meno. Pensavano che farle rivedere i luoghi della sua infanzia potesse farle bene. Lei non era molto convinta all'inizio, ma poi, alla fine, aveva accettato. Io sono rimasta a casa, dovevo studiare e ammetto che l'idea di restare da sola per la prima volta era abbastanza elettrizzante. Sarebbero dovuti tornare a momenti, ma mi hanno avvisata che avrebbero fatto tardi. Fino a poco fa le mie amiche mi avevano fatto compagnia, ma sono già tornate a casa da un paio d'ore. Ora la casa è silenziosa e io sono sola. Ho deciso di restare sveglia per accogliere i miei genitori, per sentire com'è andato il loro viaggio e magari per salutare anche mia nonna. Una volta ero sempre a casa sua, ero praticamente la sua ombra. Ora invece la vedo sempre meno e questo mi dispiace. Dovrei andarla a trovare più spesso. Mi lascio scappare un sospiro malinconico mentre mi avvio lentamente verso la cucina per farmi una tisana veloce. Il calore della tazza tra le mani mi dà un po' di conforto. Vado in salotto, mi siedo sul divano e inizio a fare zapping alla TV. Cerco qualcosa di interessante, una serie o una commedia leggera, qualcosa che mi aiuti a restare sveglia. La stanza è illuminata solo dal bagliore bluastro della televisione. Il resto della casa è completamente al buio. Non so da cosa sia iniziato. Sarà stato un movimento visto con la coda dell'occhio o un leggero scricchiolio appena percepito in fondo al corridoio. Faccio finta di niente e continuo a guardare la TV. Ma qualcosa non torna. Inizio a sentire quella fastidiosa sensazione di essere osservata. Sento il peso di uno sguardo fisso su di me, nascosto nel buio. Mi volto lentamente verso il corridoio, dove la luce della TV non arriva. Le ombre sembrano muoversi, giocare con i miei occhi stanchi. Un brivido caldo e freddo mi percorre la schiena. Cerco di convincermi che è solo la mia immaginazione. Fisso il corridoio a lungo. Non succede nulla. Una parte di me mi maledice per tutti i film horror che sono solita guardare. Non c'è suono, non c'è movimento. Il mondo sembra trattenere il respiro con me. Poi qualcosa cambia. Ogni rumore si annulla. La TV smette quasi di esistere, ovattata, distante. L'unico suono che riesco a distinguere nitido è un
Tic, tic, tic. Un rumore secco, ritmico, che rimbalza sulle pareti. Picchietti lenti, come un'unghia. No, come più unghie, lunghe, affilate, che battono piano sul muro, quasi con pazienza. Il mio cuore inizia ad accelerare. Ho come l'impressione di averlo già sentito un rumore simile, di aver già vissuto un'esperienza simile. Ora il suono è più vicino. Tic, tic, tic. Le dita, o qualunque cosa siano, stanno avanzando. Una parete alla volta. Sento il rumore spostarsi. Prima lontano, poi più chiaro, più netto, come se stesse seguendo il corridoio, come se stesse venendo verso di me. Resto immobile, come un animale braccato, gli occhi fissi nel buio, incollati all'angolo da cui tutto potrebbe emergere. Il mio corpo è rigido, la mascella serrata. Il cuore batte come una furia, riempiendomi le orecchie. Il suono si interrompe. Resta un silenzio perfetto, assoluto, che pesa sul petto più dell'aria stessa. E poi un'ombra, appena un contorno, una sagoma allungata, sbilenca, che si staglia sul fondo del corridoio. Io la vedo, non direttamente, non chiaramente, ma la vedo, immersa nel buio. Resto lì, seduta, inchiodata al divano, lo sguardo fisso. Non riesco a distogliere gli occhi, perché se lo facessi, perderei il controllo e quella cosa mi prenderebbe. La sua forma si muove appena, ma è sufficiente. Sta venendo verso di me. Il ticchettio delle dita è ripreso, lieve, ma più rapido, più vicino. Sento la paura salire come una marea. Ogni fibra del mio corpo mi urla di scappare. Ma io non riesco a muovermi. Non posso. Il buio sembra allungarsi, farsi più profondo, come se stesse inghiottendo la stanza, centimetro dopo centimetro. E lei, quella cosa, è a pochi metri da me. Ancora solo un'ombra, un'idea senza volto, ma ormai troppo vicina. Poi un suono, uno vero. Il click metallico della chiave nella serratura, il cigolio della porta che si apre,
voci ovattate, passi. Le luci si accendono, prima l'ingresso, poi il corridoio. Il buio si dissolve e con esso lei, svanita, come se non fosse mai esistita. I miei genitori sono tornati, con loro anche mia nonna. Mi salutano, mi abbracciano, notano che sono pallida, che non parlo. Va tutto bene? Mi chiedono. Annuisco, un po' distratta, un po' troppo a lungo, immobile. Noto che mia nonna mi guarda con espressione seria, forse cauta. Si avvicina a me senza dire una parola e mi abbraccia stretta. Mi sembra che stia tremando. Ricambio la sua stretta con lentezza, immergendomi nel suo abbraccio come quando ero bambina. Il suo odore, così confortante e familiare, mi fa sentire di nuovo al sicuro e poco alla volta mi sento più stabile sui miei piedi. Mi prende il viso tra le mani e mi dà un bacio sulla fronte. Ha gli occhi lucidi. Ora il calore della casa è tornato. La voce dei miei genitori, i loro passi lungo la casa, il loro odore così familiare, la normalità. Forse mi sono immaginata tutto. Eppure, mentre loro parlano, mentre mi avvolgono con la loro presenza rassicurante, basta che io mi fermi un attimo, solo un secondo, e guardi là dove la luce non arriva del tutto, là, proprio nell'ultimo angolo d'ombra, tra la credenza e lo stipite della porta. Mi sembra di vedere ancora qualcosa, delle dita lunghe, ricurve, affilate, che si ritraggono lentamente nel buio, in attesa. La storia si ferma qui, ma non finisce. Resta sospesa, come un sussurro antico tra le pieghe della notte. Lascia che il silenzio ti avvolga, dolce e quieto. Che i sogni vengano lievi, mentre nell'oscurità un'ombra resta in attesa, e che tu, anche stanotte, possa chiudere gli occhi e lasciarti andare.